Ciao a tutti, amici dell'Ariete. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, la lettura di oggi è un approfondimento di una parte della lettura del 2023 generale che ho già pubblicato. Questa è, diciamo, l'approfondimento per quello che riguarda la crescita spirituale del primo semestre. Poi ci saranno altri video, uno per l'amore e le relazioni e l'altro approfondimento sarà per il lavoro e l'economia. Quindi ho ripreso le energie generali dell'altra stesa e da qui andiamo ad approfondire. Allora, avevamo la forza e la carta del carro. Qui abbiamo un 2 di bastoni, un 5 di pentacoli al contrario, la regina di coppe, un cavaliere di spade e un 5 di coppe al contrario. Allora, partiamo da questo 2 di bastoni. Il 2 di bastoni è sempre una carta di indecisione, è una carta che per certi versi indica una voglia di guardare in avanti, di fare quello che è il movimento di cui ci parla probabilmente il carro. E però dall'altro lato, in realtà la persona è all'interno di un palazzo, è al sicuro, diciamo così, no? Quindi c'è un po' di decisione, guardate, c'è anche il mondo, si può parlare di viaggi perché abbiamo anche il furgoncino, di pianificare proprio quello che è uno spostamento, un viaggio, insomma. Poi abbiamo il 5 di pentacoli al contrario. Ecco, qui sento che tra la forza e la carta del carro e questo 5 di pentacoli ci sarà come una presa di coscienza, una presa di consapevolezza delle dinamiche che vi portano a fare determinate scelte con la forza o determinati spostamenti con il carro. Allora, quando c'è la forza si parla di una scelta effettuata con successo, di una scelta effettuata in modo giusto, tramite una virtù che è la forza della volontà. E quando abbiamo il carro è sempre il dare una direzione, quindi io qui sento che sarà un movimento, se non è fisico, come dice il 2 di bastoni, può essere proprio da un punto di vista emotivo, perché abbiamo anche la regina di coppe qui, e la regina di coppe normalmente parla di questi alti e bassi, e qui è un po' come se ci fosse una sorta di progressione, se vogliamo. È un po' come se con questo cavaliere di spade si iniziasse a capire che non si può sempre scappare, da certe cose sì, e magari è anche necessario, o da certe persone, ipotesi, però per altre cose bisogna un attimino guardare in faccia, la realtà, ok? Guardate, il 5 di coppa al contrario, in realtà anche lì sono 2 5 e tutti e due al contrario, sono due carte di conflitto e di forte tristezza comunque. Però andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta più nello specifico, ok? Io vi ricordo che comunque le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nella descrizione qui sotto al video, aprendo la tendina, trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene, andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo la carta della luna e un 7 di bastoni. Mm. La luna parla di sogni, probabilmente qualcuno ha un sogno nel cassetto o ha degli obiettivi. Vi ricordo che il 2 di bastoni comunque parla di guardare al futuro, che però secondo me dovrete portare avanti da soli. È un po' come se per qualcuno si tratta di andare controcorrente, nel senso che è giusto seguire il vostro istinto, anche se probabilmente siete gli unici a pensarla in questo modo, o ad avere quel tipo di visuale di una certa situazione o di una certa relazione, insomma. La carta della luna fa anche riferimento però a delle proiezioni, ragazzi, quindi
Attenzione se avete delle proiezioni, eh, non so, mi parlano di lavoro d'ombra, di zone d'ombra, quindi shadow work. Quindi per qualcuno può essere utile capire da dove arrivano le paure che avete inerente all'andare avanti nella vostra vita. L'andare avanti da soli, mi verrebbe da dire. Andiamo avanti, vendiamo questo 5 di pentacoli. Mago al contrario, re di pentacoli al contrario, 2 di spade al contrario. Sì, in effetti l'energia del 5 di pentacoli è impegnativa, ma è impegnativa perché avete un altro 2 qui e la carta anche questa è collegata con la luna e col fatto che non si veda, la fanciulla è bendata. Io credo che qui ci sia una sorta di difficoltà a credere nelle proprie capacità pratiche, nelle proprie risorse, in se stessi proprio. Il mago al contrario è qualcuno che o non riesce a manifestare la propria realtà o considerato che comunque è sotto un 5 di pentacoli, per qualcuno può risuonare con una sorta, come vi dicevo all'inizio, di codipendenza, di vincolo, di manipolazione, perché quando il mago è al contrario non è poi così positivo, eh? A livello di energia può esserci qualche cosa che vi fa sentire bloccati, non è necessariamente qualcuno esterno, può anche essere l'ego che in qualche modo manipola. E ripeto, c'è questa sensazione di essere un po' affossati, di non riuscire ad andare avanti. Qui è un pensiero, vi piacerebbe, ma probabilmente siete in una fase dove lottate con le vostre paure. Ok? E qui comunque non avete neanche tutta la lucidità mentale e se ve la devo dire tutta, neanche tutto l'amor proprio che sarebbe utile, nel senso che se c'è una manipolazione mentale, ci sono dei dubbi, eh, c'è una sfiducia nelle proprie capacità, diventa anche difficile vedere eventuali sviluppi, eventuali soluzioni o vie d'uscita. Allora, la regina di coppe è spiegata da un re di bastoni, da un 3 di spade e da un 9 di spade. Allora, io qui credo che ci sarà qualcuno che, come vi dicevo, inizierà a fare un movimento anche da un punto di vista o emotivo o mentale, ok? Perché qui lo vediamo, la luna, diciamo, coinvolge la parte delle emozioni, la parte del subconscio, le paure, le cose un po' che, le emozioni, diciamo, spiacevoli che si reprimono che in qualche modo vengono solleticate nel 2023. Qua si parla di qualche cosa che è un po' più mentale, riguarda un po' di più l'ego o qualcun altro, perché comunque abbiamo un re di pentacoli al contrario, quindi potrebbe anche essere una persona che in qualche modo vi fa sentire così, mm? O ha creato questo tipo di percezione di voi stessi. E con la regina di coppe qui abbiamo qualcuno che lascia indietro un dolore, una sofferenza. Il 9 di spade è qualcuno che si preoccupa per un dolore o per qualche cosa di passato che ormai non c'è più, che bisogna lasciare indietro. Questo 10 di bastoni può fare riferimento a dei pesi che per qualcuno potrebbero essere dei pesi, perché comunque è una regina di coppe, quindi potrebbe anche essere una madre, ipotesi, una sorella, una persona vicino a voi che in qualche modo potrebbe avervi condizionato durante lo sviluppo della vostra vita o durante una fase determinata della vostra vita. Potrebbe anche essere la persona di interesse per qualcuno, dubito che siano figli, più relazioni diciamo di tipo parallelo. Però comunque c'è qualche cosa qua che si elabora, c'è una ferita che si inizia a lasciare indietro. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Abbiamo un re di bastoni e un 4 di spade. In effetti qui si inizia a guarire. Mi verrebbe da dire il divino maschile, perché qui era il contrario, qui è il dritto. Quindi è la capacità di dire no, che è quello, è il divino maschile che bisogna risvegliare quando si vuole uscire dalle codipendenze, no? Quindi la forza di volontà, la capacità di dire no, io così non posso andare avanti a questo tipo di comportamento, di situazione, di ricatto, di quello che è, non ci sto più, insomma. Qui con il 4 di spade
ci sarà come la possibilità di prendersi un periodo di riflessione e in questo senso il re di bastoni potrebbe rappresentare anche una persona alla quale magari vi rivolgete, e che potrà darvi un aiuto da un punto di vista appunto della guarigione ehm, spirituale, ma soprattutto mentale, perché io credo che qui manchi una comprensione di base della dinamica d'insieme. Mm. Qui è un po' essere lì intrappolati negli alti e bassi emotivi, ok? Abbiamo tre carte di forte emotività e qualche carta di condizionamento, quindi più che da un punto di vista emotivo, io credo che sia necessaria la comprensione da un punto di vista del divino maschile, quindi della comprensione. Qualcuno ha bisogno di capire qui perché è andata in un certo modo o perché non si riesce a uscire da questa situazione, ecco. Andiamo avanti, vediamo il 5 di coppe. Abbiamo la carta del mondo, wow, e un papa. Ragazzi, qualcuno, guardate, avete carro e forza e il mondo. Può essere che ci sia un reale trasferimento fisico, perché anche avendo comunque il cavaliere di spade si parla di un movimento. Potrebbe essere proprio un movimento in una, per qualcuno clinica di riabilitazione, clinica di disintossicazione, se per caso questa codipendenza per voi fosse, non lo so, una dipendenza magari al cibo piuttosto che all'alcol o al fumo o qualcosa per lo stile, insomma. C'è proprio un ritiro spirituale, qualche cosa che comunque guarisce il bambino interiore, guarisce l'anima, mi verrebbe da dire. C'è anche la carta del Papa, si parla di una presa di consapevolezza globale, mondo e Papa è veramente una crescita, un salto quantico. Credo che qualcuno nel 2023 potrebbe anche avere un risveglio proprio spirituale, o di coscienza. Guardate, è una bellissima energia, è un cambio da un punto di vista globale e il Papa può anche essere visto come una guida, una persona alla quale voi fate o farete riferimento. Una guida di tipo spirituale, comunque il Papa è colui che traduce i... Guardate, per qualcuno può fare riferimento a un mediatore anche. Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi, con un altro mazzo di tarocchi, la scansione temporale degli eventi. Anche qui ricordate che il tempo è fluido, quello che i tarocchi possono... Guarda, si è girata la stella, quasi quasi la lascio. Anzi no, la rimetto dentro, tanto abbiamo visto che è uscita e quindi poi se deve uscire, uscirà. Di conseguenza, se i tarocchi dicono che c'è qualche cosa che succederà a febbraio, per voi potrebbe essere reale, magari che esca a marzo piuttosto che aprile, oppure per qualcuno potrebbe già succedere alla fine del 2022, quindi magari novembre-dicembre. Allora, un'altra volta al mondo. Abbiamo il diavolo, il mondo. Vediamo un po' che altro. Il diavolo è per gennaio, il mondo è per febbraio. A marzo abbiamo un 7 di coppe. Ad aprile un 3 di bastoni. Vediamo un po'. Ecco, diciamo che, ok, 8 di coppe al contrario per maggio e il giudizio a giugno. Guardate il giudizio, il risveglio, quello che vi dicevo prima. Oh, che bello. Sono molto contenta di questo passaggio per voi. Allora, si parte con un arcano maggiore molto particolare, il diavolo. Ecco il condizionamento di cui parlavo prima, i pesi che sentite sulle spalle, questa voglia di scappare. Il diavolo è qualcosa che condiziona, è una schiavitù che normalmente è volontaria, ok? Quindi qui si parla di qualcuno che resta in una determinata situazione o perché ci sono le proiezioni della luna e quindi non si riesce a vedere chiaro o non si vuole vedere chiaro perché molte volte siamo noi che creiamo queste proiezioni, ok? Il fatto che una persona quando ci parli faccia delle allusioni
e lanci un po' la cosa lì senza esporsi mai troppo, fa sì che ci si crei delle proiezioni, poi queste proiezioni diventano piano piano realtà, mano a mano che ci si ricama sopra. E quindi il diavolo può parlare di qualche tipo di condizionamento, di schiavitù, di dipendenza. È un'energia comunque un po' pesante, sinceramente. È un po' bloccata questa energia. Però vediamo che a febbraio cambia tutta quanta la dinamica perché abbiamo il mondo, che avevate anche qui. Si inizia, secondo me, a vedere il cambio. C'è il mondo e poi il sette di coppe. È come se qui cambiasse qualche cosa dentro voi stessi. Probabilmente, adesso poi andiamo a vederlo con i mini tarocchi, però questo movimento può essere che qualcuno lo faccia proprio verso febbraio. Ok? Il mondo parla anche di trasferimenti. Diciamo che essendo una lettura spirituale, lo sento più come un movimento di tipo magari mentale oppure spirituale, ma per qualcuno si tratta anche proprio di se per voi fosse per esempio la clinica di riabilitazione può anche semplicemente essere dopo un'operazione che abbiate bisogno di prendervi un tempo, ipotesi per appunto fare riabilitazione o cose di questo genere, riabilitazione fisica magari o cose per lo stile. Può anche fare riferimento a dei ritiri spirituali, tipo meditativi o cose così, il 4 di spade. A febbraio succederà qualche cosa, diciamo di molto positivo, che cambierà la vostra visione del vostro mondo. Ecco che a marzo si aprono delle possibilità, si aprono una serie di porte, mi verrebbe da dire, che comunque sarebbero da valutare molto bene perché qualcuna è un po' più realizzabile, qualcun'altra è un po' più illusoria. Fate attenzione perché col 7 di coppe, la carta della luna e il 2 di spada al contrario, ripeto, le proiezioni sono dietro l'angolo, quindi valutate bene tutte le possibilità che vi si presenteranno. Il 3 di bastoni è per aprile, qui ragazzi andiamo verso l'espansione, ok? Ad aprile sento che qualcuno comincerà a tirare un sospiro di sollievo, anche da un punto di vista proprio concreto, pratico. Probabilmente qui questo tipo di cambio, questa apertura di possibilità vi dà modo di guardare questo 2 di bastoni con più positività, perché qui abbiamo un 3 di bastoni, è già la carta dopo, è già l'evoluzione, è già l'espansione. Quindi sento che a maggio probabilmente qualcuno non vorrà più andarsene, o ci sarà una sorta di lavoro interno e al contrario, quindi è un po' come se fosse incastrati nello stesso punto, sento, cioè c'è questo tipo di espansione, qua vi si apre la visuale per quello che riguarda proprio la comprensione di quello che vi sta succedendo nella vostra vita. Se siete persone che continuate a dire ma perché mi succede sempre quello? Perché non riesco a uscire da questa dinamica, da questo cerchio, da questa tossicità, dalla codipendenza, dal narcisismo, quello che è, qui inizierete a vederci più chiaro e a giugno arriva la presa di consapevolezza, il risveglio spirituale per qualcuno, come vi dicevo prima, ok? Il giudizio è proprio la carta della chiamata di tipo divino. Ci sarà qualche cosa, un'idea, una presa di coscienza, un lampadario che si accende che illuminerà in qualche modo il vostro percorso, ok? Quindi direi che si inizia in modo un po' pesantuccio, però si finisce in modo leggero, perché il giudizio fa parte comunque, la carta numero 20 è il penultimo arcano, diciamo così, quindi si va verso la luce. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Andiamo a vedere questo diavolo per piacere, grazie. Re di coppe e regina di pentacoli. Oh wow, due energie diciamo contrastanti perché potrebbero essere un padre e una madre, potrebbero essere due lati di voi stessi. Ehm, allora, per qualcuno giustamente potrebbe essere il partner, potrebbe essere un padre con questo re di coppe, per qualcun altro potrebbe essere la persona di interesse, ehm, la propria madre. Quello che sento è che queste due personalità, perché una potreste essere voi e l'altra potrebbe essere, come attitudine intendo, e l'altra potrebbe essere la persona verso la quale c'è questo diavolo, verso la quale c'è questa sorta di dipendenza, oppure per qualcuno può esprimere una dipendenza affettiva e per qualcun altro una dipendenza fisica.
un qualche tipo di blocco a livello emotivo per qualcuno, come dicevo appunto, e a livello pratico, anche monetario, per qualcuno. Nel senso che magari ci si vorrebbe trasferire, ci si vorrebbe spostare da dove si è, ma per una questione di mancanza di stabilità economica, ecco, non si fa il passo. Andiamo a vedere il mondo a febbraio, andiamo il matto al contrario e la forza. Di nuovo è uscita la forza. Sì, allora, sento che questo cambio non sarà un cambio, come vi posso dire, eh, dettato dall'impulso genuino e con voglia di avventure del matto, perché è il contrario. Il matto parla sempre di quello che si intraprende con entusiasmo, con gioia. Qui ce l'abbiamo al contrario. Più che tutto sarà un movimento dettato dalla forza, per la serie prendo una decisione e mi sposto. Come vi dicevo già all'inizio, con la forza si prende una decisione, si usa, si sviluppa la forza di volontà e con il carro si fa un movimento, uno spostamento che può essere sia fisico che un po' più astratto. Ed è qui, io sento che, come vi dicevo, a febbraio sarà la vostra presa di posizione, questa forza di volontà che dice no. Andiamo avanti, vediamo il 7 di coppe. Cavaliere di coppe. Per qualcuno potrebbe risuonare con una stesa romantica, nel senso che qui il condizionamento da guarire per stare meglio e con questo, come vi dicevo, c'è un re di coppe, può essere da un punto di vista romantico, perché anche qui abbiamo comunque un cavaliere di coppe, che guardate, se non fosse così, avendo il 7 di coppe e il cavaliere di coppe, è come se a marzo arrivasse un'offerta, una proposta o una serie, perché abbiamo 7 coppe piene, quindi una serie di offerte, una serie di possibilità, una serie di, come vi posso dire, cose che prima non si vedevano e che adesso iniziate a reputare come possibilità in questo periodo. Poi abbiamo un 5 di coppe, un asso di pentacoli e un altro 5, un 5 di bastoni. 5 di coppe ce l'avete anche qui, eh. Io credo che sia la paura di pentirsi in questo caso, con questo 5 di coppe. Perché anche il 5 di spade denota una certa confusione mentale in quello che dovrebbe essere questo nuovo inizio. Il mondo è una carta di chiusura a cicli e poi abbiamo questo asso di denari che è un dono, ragazzi. È qualcuno che viene verso marzo a farvi un'offerta che per portarvi, diciamo, verso un mondo più proficuo, più appassionante, mi viene da dire. Sempre tutto a livello astratto, anche se per qualcuno può essere uno spostamento proprio da un punto di vista fisico, magari un cambio di lavoro che vi dà la possibilità di sentirvi meno vincolati da questo diavolo, perché potrebbero anche essere due superiori, eh. Qui abbiamo due figure, quindi siete voi e un'altra persona, o altre due persone che in qualche modo condizionano pesantemente la vostra quotidianità. Andiamo a vedere questo 3 di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo un asso di bastoni al contrario e un fante di bastoni. Allora, fatemi vedere anche questo 8 di coppe per piacere, al contrario. Perché è un altro asso, però è al contrario. È come se ci fosse una sorta di, come vi dicevo già qui con il matto, mancanza di entusiasmo, mancanza, è come se qualcuno non credesse in se stesso. Abbiamo un 7 di bastoni per l'8 di coppe al contrario e un 2 di spade al contrario un'altra volta. Sì, è un non vedere chiaro, è un... Allora, sento che le possibilità si apriranno, ragazzi, perché qua veramente è un mondo che si apre, letteralmente. Però qui è vostra la titubanza, è vostra la mancanza di entusiasmo, lo vediamo già qui a febbraio e lo risento
un pochettino ad aprile. Ma perché? Perché siete confusi mentalmente, perché c'è qualche cosa che non vedete, perché vi sentite da soli. Però tenete presente che il 7 di bastoni parla di qualcuno che è in una posizione di vantaggio. Quindi in realtà è un po' una vostra attitudine, ma vediamo giugno, perché giugno arriva il giudizio, quindi il risveglio, l'idea, la comprensione. Abbiamo il mago al contrario e il 3 di pentacoli. Io sento che a giugno qui capirete come muovervi da questa situazione di 5 di denari al contrario. Ci sarà come un passaggio. Qui abbiamo qualcuno che collabora. Potreste collaborare con di nuovo una persona o potreste rendervi conto realmente di chi è un vostro collaboratore, di come opera. Collaboratore perché c'è un 3 di pentacoli, ma potrebbe anche essere un familiare. Cioè, è un po' come se qui ci si rendesse conto delle dinamiche, tra virgolette, malsane che creano questa sorta di dipendenza, che creano questa paura e questa impossibilità in voi di fare i passi avanti che voi volete per la vostra vita. Voi ritenete che ci siano delle cose da fare che siano meglio per voi, ma in qualche modo c'è un forte condizionamento qui che vi impedisce di esplorare voi stessi. Ma nel 2023 si va verso la presa di consapevolezza, cambia il modo di vedere il vostro mondo, letteralmente. Wow! Allora andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere che messaggio finale vi vogliono dare e poi andiamo a vedere ancora un messaggio da parte dei guerrieri di luce, per i guerrieri di luce. Ok, ecco appunto. Carta numero 3. Questa carta parla di, guardate, vi prendo questo, di un momento di, diciamo, sconforto, si chiama un nuovo giù, sarebbe la traduzione, no? Ma diciamo che io la sento molto legata con questo diavolo, quindi in un certo senso è una cosa che andrete a lasciar andare, questo condizionamento, questa sensazione, perché quando c'è un 5 di pentacoli e quando c'è un 5 di coppe, sono due carte che parlano di qualcuno che ha un atteggiamento che tende a fare la vittima, tende a vedere più nero di quello che è. Abbiamo due volte il 2 di spade, la figura bendata che non vede davanti a sé, la luna che parla di proiezioni. Quindi secondo me è solo questione di fare una sorta di pulizia, di movimento. Lavorate sulla vostra forza di volontà se volete uscire da queste energie di diavolo e fate un movimento, prendete una scelta, date una direzione o alla relazione o alla vostra vita. Ma io sento che andate di lì, perché comunque avete la carta del giudizio a fine lettura. Ok, andiamo a vedere una carta da parte di questi oracoli. Vediamo un po'. Wow, ne ho già viste due bellissime. Allora, la prima è Seme Stellare. E vi dice, alza la vibrazione del pianeta attraverso la radiante luce del tuo amore. Bellissimo. Mi rendo conto che quando si è in questa situazione di diavolo diventa difficile, però prima di tutto l'amore va rivolto a se stessi, perché se noi siamo scarichi di amore, non possiamo dare amore. Se noi si parte da un punto di vista di carenza, cosa si può dare agli altri? Da un sacco mezzo vuoto, cosa si può tirare fuori? Quindi è giusto prima ricaricare voi dentro, riempirvi di amore. Il Reiki funziona così, eh? Con la centratura che si fa all'inizio del trattamento, l'operatore si riempie prima tutto di energia. mm? Dopodiché, una volta che l'operatore è pieno, attraverso le mani fa fluire l'energia che canalizza dall'alto attraverso le mani, ok? Ed è un po' questo il senso. Prima dovete riempirvi voi di energia positiva e di amore per riuscire ad essere di aiuto agli altri, ad essere di sostegno agli altri. Poi abbiamo la fiamma blu. Allora, si dice che questa fiamma blu, che diciamo il colore dell'anima,
sia simile a una fiamma blu. Fiamma perché la fiamma è in movimento, si muove, no? E quindi non è mai statica, è sempre un qualche cosa che si muove e l'anima si muove, cioè si evolve, va, passa di gradino in gradino, ok? Nell'evoluzione della vita. Ehm, e dice di connettere con questa fiamma, quindi con la vostra anima, che è la luce del puro amore all'interno di voi. E poi abbiamo, wow, segni. Quindi diciamo che l'universo vi sta facendo trovare dei segni, vi sta gentilmente guidando verso quello che è il, diciamo, quello più allineato a voi e lo fa attraverso segni e sincronicità. Le sincronicità sono anche il vedere magari alle volte dei numeri doppi, dei numeri angelici. I segni potrebbero essere le piume. Ecco, potete fare un esercizio. Quando fate gli esercizi di manifestazione, quindi che vi mettete lì e visualizzate, insomma, quello che fate voi per manifestare, ehm, provate a chiedere, a fare una domanda specifica ai vostri spiriti guida, al vostro angelo custode, angeli custodi, al vostro sé superiore, a chi insomma voi crediate, al vostro animale totem. E tenete ben presente la domanda per tutta la giornata. Durante la giornata vi arrivano segni o sincronicità che in qualche modo danno la risposta alla domanda che avete fatto. Il modo concreto di avvicinarsi a noi umani è il primo modo, diciamo per le persone, per le energie che ci stanno intorno, di comunicare con noi, perché tutti bene o male nasciamo di default, ci danno almeno un angelo custode. Quindi tutti abbiamo più anime che ci accompagnano, più anime gentili, come vi posso dire, più anime cosmiche che ci aiutano durante il percorso di crescita, ok? Va bene, amici dell'Ariete, io spero che la lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, commentare, potete fare una donazione. Ogni tipo di supporto è importante. Io vi auguro un inizio 2023 splendido. Vi mando un grosso abbraccio, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!